Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi inizieremo un nuovo progetto che avrà come protagonista il motore di un mitico motorino degli anni 80, il 50 della Malaguti. Questo motore ha visto sicuramente giorni migliori, ma insieme cercheremo di riportarlo agli antichi splendori. Quindi prepariamoci a sporcarci le mani e a scoprire i segreti di questa piccola grande icona del motociclismo italiano. I 50 erano dotati di un blocco motore a due tempi da 50 cm3. Quello che vedete, per la precisione, è un Franco Morini T4. Quindi adesso lo smonterò tutto per poi pulire ogni singola parte con l'ausilio della vasca a ultrasuoni della Vevo. Togliamo l'olio vecchio, che più che olio sembra cappuccino, la messa in moto. E apriamo il carter. Eccolo qua. Beh, è evidente che questo motore è decisamente fermo da anni. Togliamo l'alberino della messa in moto e i rispettivi ingranaggi. Iniziamo adesso ad aprire la frizione. Togliamo le molle che tengono la frizione a pacco. E visto che è fermo da un po' di anni, diamo qualche colpetto per tirare fuori i dischi. Eccoli qua, che sono tutti incollati. Adesso guardiamo un attimo, ma qua è tutto da buttare. Guardate in che condizioni è questa frizione. Qua dentro c'è di tutto. Recuperiamo anche questo ultimo pezzettino di sughero. Apriamo la linguetta della rondella che blocca il dado. Sfiliamo lo spingidisco. Quando smontiamo lo spingidisco facciamo bene attenzione che all'interno dell'albero c'è in sequenza anche la sfera, esattamente qui, e l'altro spingifrizione. Se ci scordiamo di toglierli o li perdiamo, poi sarà un problema. Vedrete poi nel dettaglio, quando rimonterò il motore, come si mettono. Blocchiamo la ruota dentata con questo attrezzo fatto recuperando un vecchio disco che ci aiuta a tenerlo fermo. Togliamo la rondellina di blocco, quella che abbiamo allargato prima. Togliamo la ruota dentata, la ranella di spessore, la campana della frizione e relativi spessori. E con l'aiuto di una pistola a percussione, di cui vi metto il link in descrizione, togliamo il dado e il pignoncino.
Giriamo il motore e andiamo a smontare la parte elettrica. Usiamo un estrattore per togliere il volano. Eccolo qua. Forse non è messo malissimo. Molto male invece è messo lo statore. Guardate quanto ossido. Quando le parti sono così ossidate o arrugginite è sempre buona norma dare dello sbloccante. Prima di smontare lo statore diamo una pulitina e facciamo un segno in modo da rimontarlo poi con l'esatta fase con cui l'abbiamo smontato. Togliamo anche questa ultima vite e sfiliamo lo statore con i suoi cavi. Togliamo e mettiamo da parte la chiavetta e togliamo anche il collettore. Come potrete notare, il carburatore è già stato tolto dal suo proprietario, che me lo porterà per la pulizia. Prima di smontare testa e cilindro, togliamo la candela. Funzionerà? Ma ho i miei dubbi. Tolti i dadi, diamo qualche colpetto per sfilare la testa. Un po' di forza, eccola! La guarnizione, che naturalmente andremo a sostituire. Allora ragazzi, qui abbiamo il motore con il cilindro già tolto, ma toglierlo non è stato affatto facile, anzi è stato veramente difficile, perché la parte in alluminio del cilindro si era completamente ossidata dove ci sono i prigionieri e erano diventati praticamente una cosa sola. Per toglierlo ho dovuto spaccare tutto, ce l'ho qua sotto, ora ve lo faccio vedere. Ho dovuto spaccare tutto e poi con il flessibile ho dovuto tagliare lungo i prigionieri e praticamente aprire il cilindro. Lo volete vedere? Eccolo qua. Eccolo qua. Guardate le alette come l'ho dovuto spaccare tutto e come vi dicevo poi con il flessibile ho dovuto tagliare lungo i prigionieri. Non mi era mai capitato. Comunque noi andiamo avanti e continuiamo ed andiamo ad aprire il blocco motore. Ricordiamoci la posizione dei bulloni. Partendo da questo qua ci sono i primi due più corti, i secondi due un po' più lunghi, il quinto che è quello più lungo, poi ci sono i 7 bulloni che vanno all'interno. Facciamo un paio di fori sul paraolio in modo da poterci avvitare due viti ed estrarlo comodamente.
Eccolo qua. Scaldiamo adesso il carter, così saremo facilitati nell'apertura. Quando usiamo un cacciavite o qualsiasi attrezzo per forzare l'apertura dei carter, cerchiamo di agire sempre nei punti dove non si compromette la base di accoppiamento, altrimenti poi rischieremo di avere perdite d'olio. Ed ecco aperto il nostro carter. Questo è il gruppo di ingranaggi del cambio ed andiamo a sfilare la leva del selettore delle marce. Come al solito, per rimuovere i pignoni è necessario l'utilizzo di un estrattore. Ora qualche colpetto e togliamo anche il nostro albero motore. Altro estrattore per togliere il cuscinetto di banco. Se qualcuno se lo ricorda, l'ho già inserito in descrizione in altri video. Ad ogni modo ve lo rimetto anche qui in descrizione il link. Ed ecco il nostro cuscinetto che sicuramente sarà da sostituire. Togliamo il paraolio. Anche questo da sostituire. E con l'ausilio di un semplice tubo, un bulone e delle rondelle andremo a togliere i cuscinetti. Eccone uno. Prendiamo l'altro carter. Ed eccone un altro.
Togliamo anche questo paraolio. Anche questo, come tutti gli altri, andranno sostituiti. E togliamo anche il cuscinetto che è rimasto sull'albero del cambio. Ed ecco sul banco tutti i pezzi del motore che abbiamo appena smontato. Nel prossimo video inizieremo a rimontare il motore. Nel frattempo io andrò a pulire accuratamente tutti i pezzi smontati anche con l'ausilio della mia vasca a ultrasuoni, di cui vi metto il link in descrizione. Se qualcuno fosse curioso di sapere come funziona, vi metto la scheda in alto della recensione che ho fatto. Nella speranza che questa nuova serie sul restauro del motore Malaguti 50 vi possa piacere, io vi invito a mettere un bel like e ad iscrivervi al canale cliccando il logo in basso a destra. Alla prossima!